Well, good morning everybody. Buongiorno a tutti. I'm glad to be here. Sono felice di essere qui. Shortly, to understand where I come from, I tell a little bit about myself. Racconto qualcosa di me in breve per capire da dove vengo e perché sono qui. I'm from origin a medical doctor. In origine sono un medico And when I was 25, I found anthroposophic medicine. e quando avevo 25 anni ho provato la medicina antroposofica. And I worked for 16 and a half years in anthroposophic medicine, Ho lavorato 16 anni e mezzo nella medicina antroposofica, 2.5 years in internal medicine and 14 years in psychiatry. 2 anni e mezzo in medicina interna e 14 anni in psichiatria. And I learned the beauty of the contribution of all the anthroposophic thinking, diagnosing and the therapies. E ho imparato il bellissimo contributo di tutto quello che è il pensare e l'agire della medicina antroposofica. And in the 90s it became more and more important for anthroposophic medicine that there should come good research. Negli anni 90 è diventato sempre più importante per la medicina antroposofica essere bravi anche nella ricerca, avere una buona ricerca. So I became an epidemiologist, which is like training for a good scientist. E sono diventato un epidemiologo, che è l'addestramento per essere un buono scienziato. And I did more and more research next to being a doctor. E ho fatto sempre più ricerca e un po' meno il medico. And since 2007 I'm only doing research. E dal 2007 sono solo ricercatore. I got a chair in the University of Applied Sciences in Leiden. Ha una cattedra all'Università di Scienze Applicate di Leiden. And I work half-time at the Louis Bolk Institute. Lavora part-time, a metà tempo al Louis Bolk Institute, che è un istituto di ricerca olandese, Which is about organic and biodynamic agriculture, nutrition and healthcare. che si occupa di alimentazione, di agricoltura biologica e biodinamica e di healthcare, per l'appunto, cura della salute. So 30 years ago, the situation for anthroposophic medicine and complementary medicine was completely different, at least in the Netherlands. 30 anni fa la situazione per l'antroposofia e la medicina antroposofica era completamente diversa, almeno in Olanda. You had conventional medicine here, and here were some doctors and therapists who were working also on complementary medicine and anthroposophic medicine, but it was divided. C'erano due gruppi, uno era la medicina convenzionale, l'altro erano i medici che lavoravano con la medicina antroposofica ed erano completamente divisi. And what you see now is that a lot of topics are coming together. For example, the topic of health and health promotion, and I will show you today. E adesso invece molti argomenti, molte tematiche si uniscono e lo vedrete da alcune cose che presenterò oggi. And one of the main issues to become more and more accepted is to have good scientific evidence. E diceva gli argomenti riguardano soprattutto la salute e la promozione della salute e molti di questi temi oggi sono stati investigati e hanno guadagnato un'evidenza scientifica. So I'll tell you a lot about scientific results today. E quindi oggi vi racconterò molto sui risultati scientifici. So let's look why in society now there is a fertile ground for health and health promotion. E quindi guardiamo perché oggi c'è un terreno fertile per la promozione della salute. This is from the European Statisticians Organization. Questa viene dall'Organizzazione degli Statistici Europei. And you see that from 2000 on, our life expectancy is growing. E vediamo che dal 2002 dal 2000 circa, la nostra aspettativa di vita è crescente. For women, even better, higher than for men. In alto le donne, meglio, più lunga degli uomini. So people become older. E quindi la gente invecchia. And we know that when people become older, there will be a lot more chronic diseases. E noi sappiamo che quando la popolazione invecchia ci saranno molte più malattie croniche. And chronic diseases, another word for it is non-communicable diseases. Un'altra espressione per dire malattie croniche è malattie non comunicabili. And you see here that from all the people who are dying in the European Union, 86% come from chronic diseases. E vediamo che di tutte le persone che muoiono nella comunità europea, 86% 86% sono di malattie croniche, malattie non comunicabili.
And we know that when there are more chronic diseases, when people get older, healthcare costs are rising. E noi sappiamo che quando ci sono più malattie croniche, perché la popolazione invecchia, anche i costi della salute salgono. And you see here the expenditure of this, all the countries in Europe, how much they spend on healthcare. E quindi vedete nel grafico quanto i paesi della Comunità Europea spendono nella promozione della salute. So this per person living in this country. Ed è il costo per persona che vive in quel paese. And you see here, these kind of things are about how much of all the money a country is gaining, how much is spent, how much percent is spent to healthcare. E il grafico riguarda la percentuale investita nella salute di quello che è il reddito del paese, il prodotto del paese. And if you look at the last years, it's going up. E come vedete negli ultimi anni è crescente. So we have older individuals with an increased risk of having a chronic disease. E quindi in popolazione anziana con un aumentato rischio di avere una malattia cronica. So for the individual person who becomes older, this is associated with a lower quality of life. Questo per l'individuo, per il singolo, è associato con una più bassa qualità di vita. But for society as a whole, there's an increase in healthcare related costs. Ma per la società diventa un aumento dei costi legati alla salute. So both for individual persons and society, it's very important that people remain as healthy as possible until they grow old. E quindi è fondamentale sia per i singoli sia per la società che le persone rimangano il più sane possibile nel loro invecchiamento. A second thing is that you see that the role of the patient is changing. Un'altra cosa che si vede, una seconda cosa, è che il ruolo dei pazienti sta cambiando. Was it, well, say, decades ago that the doctor tells you what to do and you do that? Decenni fa il medico diceva al paziente quello che doveva fare e il paziente lo faceva. More and more the patients themselves become the ones who are steering their own processes in healthcare. Adesso sempre di più i pazienti stessi sono quelli che regolamentano il processo della loro salute, della loro cura. So they need their doctor, their therapist, because they have tools which will help them to make them better, to make them healthier. E quindi si rivolgono al medico e al terapista per avere strumenti che li rendano più sani, che li facciano stare meglio. So this together, more higher age, more chronic diseases, more costs, changing role of patients makes that everywhere you see there is much more interest in health promotion. E tutti questi fattori, quindi il ruolo dei pazienti, l'aumento dell'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle malattie croniche, l'aumento conseguente dei costi, fanno sì che ci siano molti programmi di promozione della salute. And this means that we have to develop what is called evidence-based prevention and curative strategies for health promotion. E quindi abbiamo bisogno sempre di più di strategie basate sull'evidenza, cioè basate sugli studi scientifici, per la promozione della salute e per la cura. So what do we need for this development? Quindi di che cosa abbiamo bisogno per questa evoluzione, per questi sviluppi? We first have to think, what is health? What is the concept, a good, valid concept of health? La prima cosa che dobbiamo pensare è che cos'è la salute, qual è un valido, buon concetto di salute. We need to test preventive and curative strategies that should promote health. Dobbiamo mettere alla prova, dobbiamo studiare strategie preventive e curative per promuovere la salute. And then we need also measuring instruments. Poi abbiamo bisogno di strumenti di misura. And we need to optimally integrate the best of both worlds of fighting disease and health promotion. E dobbiamo ottimizzare il meglio del combattere la malattia e promuovere la salute. And I think what I've learned is that saying health promotion if possible and fighting disease if necessary is a really good quote. E quindi una buona citazione, una buona affermazione sarebbe promuovere la salute dove è possibile e combattere la malattia dove è necessario. Good. So I'll just introduce you a little bit in how we have learned to think about health and what is going on now.
Adesso vorrei introdurvi un attimo a come abbiamo imparato a parlare della salute, a capire la salute e che cosa sta succedendo in questo momento adesso. And I'll just go quickly through thousands of years. E percorre velocemente qualche migliaio di anni. And if you look at the old ancient history books of medicine, you find always in all ancient cultures that there were gods who were involved in health and disease, who were influencing what was going on in health and disease with persons. Se guardate ai libri, la storia dell'antichità, nell'antichità c'erano sempre degli dei, delle divinità coinvolti nella salute e nella malattia e nel loro superamento. Later on, you see in the ancient Greek time, for example, you see that there is thinking about balancing of fluids within the organism. That's a concept how health is thought. Più avanti, pensiamo all'antica Grecia, appare l'immagine di un equilibrarsi dei fluidi, dei liquidi dell'organismo e questo equilibrio era la base della salute. And then you come into the Middle Ages, and then you see that for the first time, scientists, people are going to look exactly how the person is. They open them, they do surgery, and they really find out in anatomy and the physiology, and they describe it very properly. E poi dal Medioevo cominciano ad esserci degli studi in cui il corpo viene aperto, si guarda dentro, vengono descritti con estrema precisione e iniziano una buona anatomia e fisiologia. And at the end of the 19th century, it's a big step, because the scientists who are leading in the world say we only believe that there is a material side of the things, and we do not want any concept which is about gods or fluids or whatever. We only want to describe what we see. Ma alla fine del XIX secolo c'è un grande passo, una grande svolta. Gli scienziati vogliono vedere soltanto il lato materiale delle cose, non vogliono più sentir parlare né degli dei né dei fluidi dell'organismo, ma vogliono descrivere solo quello che possono vedere. So this is very interesting, because this is really a cutting edge where all the ancient thinking is gone, and there is a new start, starting with science and experiencing from individual persons. E qui c'è proprio un confine preciso, tagliente, per cui non si vuole più sapere di tutto quello che c'era in precedenza del divino e si vuole fare un'esperienza del reale. And then it's very funny. What is the first definition of health? Ed è molto buffo. Qual è la prima definizione di salute? That a person is not dead. Che una persona non è morta. So that's the first definition you find there. È la prima definizione che si trova. And then the second one is that it's the absence of disease. E la seconda definizione è l'assenza di malattia. And it took until the 1948, then the WHO came with a new definition. E ci è voluto fino al 1948, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata a una nuova definizione. So it's not merely the absence of disease or infirmity, but it's also about a state of complete physical, mental and social well-being. E quindi non è più soltanto la mera assenza di malattia o infermità, ma è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. So this, I think you might have heard this, and this is a well-known definition which is used a lot, but in the last 10 years things are changing, and I will show you. Questa forse l'avete già sentita in molti perché è la definizione più condivisa, la definizione più diffusa, ma negli ultimi 10 anni c'è qualcosa di nuovo che sta cambiando. I start with one new concept which comes from a professor in sociology, Mr. Antonovsky. E voglio introdurre un nuovo concetto che viene da un professore di sociologia di nome Antonovsky. And Antonovsky studied why certain people who encounter, for example, rape or war or extremely terrible situations, why do they come out more or less healthy and others did not? Antonovsky ha studiato una popolazione che aveva subito gravi danni, violenze, la guerra, altre esperienze traumatiche e ha cercato di studiare perché alcuni ne uscivano sani e altri ne uscivano con malattie.
And he found out that those people who encountered these situations but who remained more or less healthy had a specific personality characteristics. E ha identificato come le persone che avevano subito che avevano incontrato queste cose, queste difficoltà, ma erano riuscite a rimanere sane, avevano una personalità con delle caratteristiche specifiche. And he called this the sense of coherence. E ha chiamato questo insieme di qualità senso di coerenza. And this sense of coherence is about 3 abilities of the human being. E questo senso di coerenza riguarda 3 abilità degli esseri umani. The first one is comprehensibility, is about that you are able to process all the information which is coming to you. La prima è la comprensibilità e ha a che fare col fatto di riuscire a avere a che fare con tutte le informazioni che riceviamo, a mettere insieme tutte le informazioni che riceviamo. The second one is that people are able to give meaning to this situation, so they understand it and they are able to place it in a context. La seconda parte è la capacità di dare un senso, cioè la possibilità, la capacità di comprenderle e di inserirle in un contesto. And the third one is that they have manageability, the ability to do something which is meaningful in the situation. Questa è una parola più difficile da tradurre, si potrebbe dire affrontabilità, e cioè l'essere in grado di poter fare qualcosa per affrontare questa situazione e andare avanti. And I will give you examples from trauma. I've been in the field of chronic traumatization for a long time, studying and practicing. E vorrebbe dare un esempio che riguarda l'area del trauma. Ha lavorato per tanti anni sia studiando sia facendo pratica clinica con persone traumatizzate. Scusatemi, nell'ambito del trauma cronico. So the people who are most often severely damaged by a trauma, le persone che appaiono più severamente, più gravemente danneggiate da un trauma are people who are not able to understand what is happening, not able to control it, not able to give meaning to it. So you see here the other side of being healthy. Not being able makes you a very traumatized person. Sono persone che non sono in grado di comprendere le cose che sono accadute, di dare loro un senso e di agire di conseguenza. E questo, come vedete, delinea un certo profilo di malattia nelle persone traumatizzate. And the other side, a really black example, is about people who get tortured. Un altro esempio, un altro aspetto, ed è un esempio nero, sono le persone torturate. People who get tortured, and if it's for them a very meaningful situation which they really want because for their country or something like that, they get much less traumatized. Per esempio le persone che sono sottoposte a tortura ma hanno uno scopo, hanno un significato legato al senso del loro paese, rimangono molto meno traumatizzati nel senso detto prima. So salutogenesis, sense of coherence. Salutogenesis means sources of health. Salutogenesi significa sorgente della salute. This is another one which is about vitality. Questo è un altro aspetto ed riguarda la vitalità. And here you see it's a PhD project which was done in the Netherlands. Questo è stato un lavoro di dottorato fatto in Olanda. And vitality is about having energy. La vitalità riguarda avere energia. Being motivated, having goals in one's life and working to achieve these goals. Essere motivati, cioè avere degli scopi nella vita, degli obiettivi e agire, lavorare per ottenerli, per raggiungerli. And resilience, which is about when you have something coming from outside or things are going bad, that you're able to cope with it, to manage it. E la resilienza, che è un concetto riguardante il fatto che quando ci succede qualche cosa di negativo, siamo in grado di affrontarlo e di coesistere, convivere. In 2008, there was a definition from my colleagues in Berlin about autonomic regulation, which is the not conscious regulation of all the processes in the body.
Nel 2008 i nostri colleghi di Berlino, il dottor Corso e i colleghi, hanno elaborato questo concetto di regolazione autonoma che riguarda la regolazione di quello che non è consapevole nel nostro corpo, della parte inconscia. So salutogenesis is much more about where we are conscious in ourselves, and this is about the unconscious part in ourselves. E quindi la salutogenesi ha più a che fare con la nostra parte conscia, consapevole, mentre la regolazione autonoma con la nostra parte inconscia del corpo. And you see here it's about regulation of these autonomic functions, but it's about a rhythmic change of rest and activity. E viene descritta in relazione alla regolazione di diverse funzioni anatomiche e l'alternarsi, il cambiamento ritmico del riposo e dell'attività. And here is about a quote from Professor Max Moser, Qui c'è una citazione del professor Max Moser, who says that biological rhythms we find everywhere in the whole organism as well in each living cell. dove dice che i ritmi biologici li troviamo dovunque ci siano organismi viventi, così come in ogni cellula vivente. And we learn more and more, and that is this is a field of science of the 20th and the 21st century. We learn more how rhythms are important for health. E abbiamo imparato in particolare sempre più nel XX e XXI secolo come i ritmi siano essenziali per la salute. And this is a well-known graph from chronobiologists. E questo è un noto grafico di un cronobiologo which shows that every function in the human organism is in a rhythmic state. Here in the brain it's very fast, milliseconds. che mostra come ogni parte dell'organismo viva in un suo ritmo. In basso mostra il ritmo piccolissimo del cervello, per esempio. Here, for example, we find the rhythm of waking and sleeping from a rhythm of one day. Poi lì in mezzo si trova il ritmo della sveglia e del sonno, che è il ritmo del giorno, di un giorno. And of course also reproduction, 1 month every rhythmic activity. Le attività ritmiche della riproduzione sono sul mese, un mese. And in rhythm you always find that there is a function and then there is a rest and a restoration of this function, and then it goes again and again and again. So this is dynamic of life. E in ogni ritmo, voi vedete, in ogni ritmo legato alla salute, vedete che c'è sempre una funzione e poi il riposo. In questo riposo avviene la rigenerazione della funzione e questo continua e va avanti, e questo è il fondamento del suo aspetto di ritmo. I'm just looking because I missed two. Yeah, I'll just tell them. They're not here. In 2011, there was one of my colleagues had a new article on the concept of health in the British Medical Journal. Which year? 2011. Nel 2011 un collega ha pubblicato un articolo sul concetto di salute nel British Medical Journal. And it was described that it's about the ability to self-manage and adapt. E riguardava la capacità di self-manage, di amministrarsi, di occuparsi di sé e di adattarsi. Yeah. And I also wrote an article in 2011 and I described about self-regulation on the physiological level, the psychosocial level and the meaning in life level. Il dottor Baars ha scritto lui stesso nello stesso anno un articolo che riguardava il livello fisico, corporeo, il livello psicologico e il livello sociale. Yeah. And meaning in life, il livello sociale e il significato della vita. So if you look back, coming from 1948, the WHO concept. Se guardiamo all'indietro, il concetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 48. To the concepts that have been developed now in the last 10 years. Ai concetti descritti che sono stati sviluppati negli ultimi 10 anni. You see that where the WHO talks about a state, we now talk much more about an ability or an activity of the human being.
Vedete che laddove a sinistra l'Organizzazione Mondiale Sanità parlava di uno stato, oggi, una condizione, oggi si parla sempre più di una capacità, di un'attività che riguarda l'essere umano. And we do not talk about an end situation of complete physical, social, but it's a continuous process which is going on different levels. E allora nel 1948 si arrivava a una condizione conclusiva di benessere fisico e non solo fisico, adesso invece si parla di un processo continuo. So just to give you the opportunity, do you have questions about it? Do you recognize it? Any reactions? E questo è per dare a voi uno spazio. Avete delle domande? Riconoscete quello che è stato detto? Avete delle reazioni? Clear? Tutto chiaro? Fully agree with you. Good. Let's go on. I just took some examples from the literature to show you that what is developing now is based on evidence. Voglio adesso darvi alcuni esempi della letteratura per dimostrare che quello che vi sta raccontando è basato sulla scienza, sull'evidenza. So these are two professors in psychology. Questi sono due docenti di psicologia. And they made a review. This means they took all the literature which is there and they looked what is a good, healthy life. Hanno fatto una revisione sistematica, che significa che hanno raccolto tutta la letteratura riguardante un certo argomento e hanno tirato le somme relative alla vita sana. And it's about the mental health part, so the conscious part of the human being. E riguarda la salute mentale, cioè la parte conscia dell'essere umano. So you see here, the good life requires constant attention, so we have to be there all the time with our attention. It's not an end state, but it's constant attention. La buona vita richiede un'attenzione costante, questo significa che non è uno stato raggiunto, uno stato conclusivo, ma che dobbiamo costantemente mantenere l'attenzione. In making meaningful choices, so here the meaning comes again, what is meaningful for me, what is meaningful for you. E la consapevolezza di fare scelte con un significato, e questo significa il significato che ha per me, il significato che ha per voi. And what we choose then has to be consistent with what we need, what our goals are, but also about regulating our behavior. E il fatto che queste scelte siano consistenti, cioè coerenti dal nostro punto di vista con i bisogni intrinseci, con gli obiettivi e con la regolazione del comportamento. I looked into the literature about what are the characteristics of people who survive very terrible situations. Questo riguarda la letteratura sulle persone che sono sopravvissute a situazioni terribili. And there was this Mr. Siebert who looked into it and he said there is something which is like a survivor personality. Questo Siebert, l'autore, descrive qualcosa che si potrebbe definire come la personalità del superstite. And again you see here that psychosocial self-regulation was in the center of these characteristics of these personalities. E all'interno di questa personalità, al centro di queste caratteristiche, c'era di nuovo l'autoregolazione psicosociale. This is also an interesting study by Mr. Sheehy among a survey among 60,000 Americans. Questo è invece un altro collega, Sheely, che ha fatto un'indagine fra 60.000 americani. And they looked at the people with the highest well-being and with the lowest well-being. E ha guardato le persone con un alto punteggio di benessere e le persone con un basso punteggio. So the question, and they followed them for several years, and the question was, what is the difference between these two groups? E la sua domanda era: qual è la differenza fra questi due gruppi? Solo una precisazione in italiano: benessere, well-being, si intende uno stare bene, non il benessere deviato. Sì. And again, no differences between the number of life events and shocking events, so not what comes outside is different. Non c'erano differenze nel numero di fatti della vita e di eventi sconvolgenti, di eventi traumatici.
Quindi non c'era una differenza in quello che veniva da fuori, but the people who scored high began to handle trauma and crisis in a different way. So they were really working on it, developing themselves to handle what they have encountered. ma la differenza in quelli che avevano un alto punteggio nel trattare il trauma e la crisi aveva a che fare col loro modo di affrontarlo e di agire. And I like the last sentence very much because I've worked with very chronically traumatized women especially. E poiché lui ha lavorato con persone con gravissimi traumi cronici, gli piace molto l'ultima frase. And always when you see that these people are cured, they are amazing people. So much capacities, so good people in a way. E voi vedete che quando queste persone sono curate, sono delle persone straordinarie, hanno così tante capacità, così tante possibilità di agire. So you see the qualities were courage, willingness to take risk, creativity, flexibility, capacity for intimacy and friendship, humor, energy, the belief that life has a meaning and the ability to be an example for people in crisis. E queste qualità che lui ritrova sono il coraggio, la volontà di prendersi dei rischi, di assumersi dei rischi, la creatività, la flessibilità, la capacità di avere intimità e amicizia, senso dell'umorismo, energia e la convinzione che la vita ha un significato e la capacità di essere un esempio per altre persone in crisi. Let's go. We now looked at the conscious side of the human being. And I hope I've demonstrated that in science there is evidence that self-regulation is the center of the consciousness in health. E aveva preso in esame fin qui la parte coscienze e ha voluto dimostrare con delle evidenze e con della letteratura il fatto che questa parte è legata all'autoregolazione della salute. Let's go to the human body. Se adesso guardiamo il corpo umano, If I would meet you in 14 days, se lui vi incontrasse fra 14 giorni, I would meet other people. incontrerebbe altre persone. Why? Because every 14 days the molecules in our cells have been changed. Perché? Perché ogni 14 giorni le molecole del nostro corpo sono cambiate. After 1 year, almost 100%, 90%, 97% of all our cells have been changed. Dopo New un anno, cells. quasi tutte le cellule del nostro organismo, 97-100%, sono state cambiate. So there is in the human organism a constant working of repairing, rebuilding, making new cells, etc., etc. E quindi nel nostro organismo c'è un continuo lavoro di riparare, di rigenerare, di creare nuove cellule, eccetera, eccetera. So we need to look at the human organism with a dynamic view so that we really can follow that everything is constantly changing and being repaired, etc., etc. E quindi dobbiamo guardare all'organismo vivente con una visione dinamica, perché tutto è costantemente in movimento, in riparazione, in cambiamento. And if you look, for example, when there is a conception, the egg cell and the mainly sperm coming together. Se pensate al concepimento, quando la cellula uovo e lo spermatozoo si uniscono, these cells go together up to 10 to the 14 cells in the adult organism. Queste cellule arrivano fino a 10 alla 14esima nell'organismo adulto. All the organs are built and constantly there is damage, repair, etc., etc. If you think about that, this is a huge self-organization work which is going on. Tutti gli organi vengono creati e poi vanno incontro a un mantenimento e una continua riparazione del danno, quindi vedete che è un'impresa enorme. So I often use this example because we are not used to think like that. We really, within 14 days, our molecules are changed. Within 1 year, all our cells are almost changed. Porto sempre questo esempio perché non ci si pensa, non ne siamo consapevoli, ma dobbiamo pensare che ogni 14 giorni le molecole sono cambiate, ogni anno le cellule sono cambiate. And I just took a few things out. If you look here to the wound healing model, Ha tirato fuori solo alcuni esempi di quelli che ha e qui vedete il modello di guarigione della ferita.
You see here that it's about an equilibrium, so a balance between synthesis and degradation. Qui si parla di nuovo di un equilibrio fra la sintesi e la degradazione, la degenerazione. And when a wound is not healing, one thinks that it has shifted towards degradation. E quando una ferita non guarisce, c'è stato uno slittamento verso la degradazione. So again, we have to think about balance between opposite forces. And when it's healthy, it's going like this. And when it's not healthy, it's going towards one of the sides. It's a disbalance. E quindi dobbiamo pensare all'equilibrio sano, che è costantemente in equilibrio per l'appunto, e quando qualcosa non va, viene questo equilibrio fra forze opposte, si squilibra o verso un polo o verso l'altro. Here is again, we know now that in cells there is programmed cell death, which is called apoptosis. Qui c'è un altro esempio. Sappiamo che nell'organismo, nelle cellule, c'è un aspetto che si chiama apoptosi, cioè la morte cellulare programmata. And the opposite function is ongoing cell division in organisms. La sua funzione opposta è la divisione cellulare continua nell'organismo. So this refers to what I told you previously, that there's continuous going on of cells who are dying and cell division, new cells, which is going on all the time. E questo fa riferimento a quanto diceva prima, costantemente ci sono delle cellule che vanno verso la morte, nuove cellule che vengono create e così via. And one thinks that there are diseases in which this part is too big and there are diseases in which this part is too big. So there is a disbalance. Disease is about disbalance between opposite forces. E rispetto a questi due aspetti polari ci sono delle malattie dove prevale quello sopra, l'apoptosi, ci sono delle malattie dove prevale la divisione cellulare continua e quindi la malattia la vede in questo senso come uno squilibrio tra queste forze opposte. And we now know a lot more also about fever. Adesso noi sappiamo molto di più della febbre. And if you talk to people who have not a lot of experience with fever and they have young children, se voi parlate con persone che non hanno molta esperienza della febbre, che hanno bambini piccoli, there is often a big anxiety that fever is going too high and something really terrible is happening. c'è spesso una grande ansia perché la febbre potrebbe salire troppo e si ha paura della febbre. Qualcosa potrebbe succedere. Sì. But for example, if you look at animals who have an infectious disease, Se guardate gli animali che hanno una malattia infettiva, do you know what they do? sapete che cosa fanno? La mangiano. They do not eat. They do not eat? Yeah. Yes? They rest. Rest? They use the tongue on themselves. Yeah. They go to places where the sun is shining, where it's becoming warm, because they need the warmth often from outside. Especially the cold-blooded animals go there, because the organism then becomes, with a fever reaction, what we have as human beings ourselves. Vanno in posti soleggiati e caldi perché hanno bisogno di calore dall'esterno, come una sorta di generazione della febbre, in particolare gli animali a sangue freddo, perché attraverso questo calore possono guarire se stessi. And whereas we thought, I think 40 years ago, when I was a child, I know the doctor came when I had fever and I got medicines and the fever went down. This was the normal situation. 40 anni fa, quando ero un bambino e avevo la febbre, veniva il dottore e mi dava delle medicine perché la febbre scendesse. Questa era la situazione normale. And we know now that we have to look at it in a different way. E noi oggi sappiamo che dobbiamo guardare a questo in un modo diverso. A fever reaction is a highly regulated response of the organism, and it almost never reaches dangerously high temperatures. La febbre è una risposta altamente regolata dell'organismo e non raggiunge quasi mai temperature pericolosamente alte. And there is literature about the spontaneous regression of cancer. E ci sono anche evidenze in letteratura su regressioni spontanee di tumori. And two
topics are very important in this literature. E due temi sono particolarmente importanti in questa letteratura. And one is that people can have a feverish disease, like erysipelas, which is a streptococcus infection, and then afterwards the tumor has regressed less or has vanished. E una parte degli esempi riguarda il fatto che le persone abbiano avuto una malattia infettiva, per esempio un'erisipela, che è una infezione da streptococco, e che dopo questa infezione il tumore sia ridotto o è regredito. Here's some of the literature about chronobiological rhythms and disease. Questi sono degli esempi di letteratura riguardanti i ritmi cronobiologici e la salute. We now more and more know that if the day-night rhythm is becoming unbalanced, we might have impaired cognition, depression, type 2 diabetes, obesity and even breast cancer. Ci sono degli studi che dimostrano che se il ritmo notte-veglia, il ritmo sonno-veglia è disturbato e squilibrato, c'è un aumento di deficit cognitivo, depressione, associati a diabete di tipo 2, obesità e tumore mammario. And also more and more we know that migraine is the result of an imbalance of inhibition and activity. E sappiamo anche che le emicranie sono il risultato di uno squilibrio fra un'eccessiva attività e una mancanza di inibizione. As I told you, we now know that there is an inverse correlation between different types of febrile illnesses in childhood. So if you have more childhood diseases with fever, you have later on in your life less chance of cancer. Oggi è stato studiato anche il fatto che la frequenza di malattie febbrili nell'infanzia è associata all'incidenza di cancro nell'adulto, quindi più malattie febbrili, meno cancro. And oppositely we see that there is more and more therapies which use hypothermia, like for example in anthroposophic medicine with mistal therapy to induce fever reactions in the human organism to treat cancer. E ci sono sempre più evidenze dell'utilità di utilizzare la febbre, in particolare nella medicina antroposofica, dove viene utilizzata l'ipertermia ma anche la febbre che si ottiene col vischio, per avere un miglioramento del cancro. Just a few slides on self-regulation and the autonomic nervous system. Adesso vorrebbe mostrare alcune diapositive sull'autoregolazione e il sistema nervoso autonomo. The autonomic nervous system is a part of the whole nervous system in the human being and which is all over the organism. Il sistema nervoso autonomo fa parte del sistema nervoso e riguarda tutte le funzioni corporee, diffuse in tutto il corpo. So it's about the nervous system functioning, dizziness, blood pressure, whatever, digestion, all the things that are unconscious in our body are led by the autonomic nervous system. E dirige tutta la serie di funzioni qui mostrate, per esempio il sistema nervoso, funzione in generale del sistema nervoso e anche tutto quello che ha a che fare con le funzioni organiche, le vertigini, la pressione sanguigna, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, sudore, digestione, eccetera. And I just studied one of the last handbooks about this autonomic nervous systems. What are the concepts now? Ha appena ristudiato in un grosso volume dedicato al sistema nervoso autonomo quali sono le conoscenze scientifiche attuali su questo tema. And here again we see that there is a balance between two components, the parasympathetic and the sympathetic nervous system. E vedete qui che c'è di nuovo questo tema dell'equilibrio fra due componenti opposte che sono il sistema parasimpatico e il sistema ortosimpatico. And dysfunction is always the result from an imbalance. E le disfunzioni di questo sistema sono sempre il risultato di uno squilibrio. And we see here that if they work together, they control and coordinate virtually all cells and systems within the body. E vedete che quando questi due poli, questi due aspetti del sistema nervoso autonomo lavorano bene insieme, hanno il ruolo di controllare, di coordinare virtualmente tutte le cellule e tutti i sistemi dentro l'organismo.
And before one thought that it was like this. If the one sympathetic was going up, the other one was going down. And if the parasympathetic was going up, the other one was mechanically going down. But this is not the case anymore. E in passato si pensava che fosse un po' un equilibrio come l'altalena, che quando il simpatico saliva scendeva il parasimpatico e quando invece saliva il parasimpatico scendeva l'ortosimpatico. Ma oggi si sa che non è più così. It's possible that one goes up or down and the other one remains the same in functioning. È possibile che uno dei due ambiti salga e l'altro salga e scenda o rimanga basso nel funzionamento. And this means that there should be a kind of balance, there should be an organization, a self-organization, which is responsible for balancing these two actively. E quindi bisogna pensare che esista un sistema, un'organizzazione all'interno dell'organismo che sia responsabile di governare in modo attivo questo equilibrio. So let's go here to thermoregulation. Guardiamo per esempio la termoregolazione. We now know that there are two parts in thermoregulation. There is an inner core which produces the heat. Sappiamo che ci sono due parti della termoregolazione, c'è un nucleo interno che produce il calore And there is a shell which is our skin, which is getting release of the warmth, of the heat. c'è un involucro che è la nostra cute con tutti gli annessi che è quello che libera il calore, disperde il calore. And again here we see a circadian clock. This means there is a biological rhythm which is organizing these two aspects. E quindi c'è di nuovo qui un orologio circadiano, un orologio biologico e c'è un ritmo biologico che li regola. So what happens at night is that our vessels in our skin are opening so that the heat can go out and then we become more sleepy. Durante la notte il calore va verso l'esterno perché i vasi periferici si dilatano e noi siamo assonnati. I think I'll just skip these because of the time. I go to another side showing you. Dice che salta un po' di diapositive per l'ora e quindi arriverà un altro punto. I just want to show you this because this is also about chronotypes being morning people and evening people. Passa a questa diapositiva che riguarda i cronotipi, cioè ci sono persone che sono più persone delle sere e persone che sono più persone del mattino. And what we now know is that evening types, so people who go to bed very late, have a much more chance of type 2 diabetes. Il tipo serale, che è quello che ama andare a letto molto tardi, ha più probabilità di sviluppare un diabete di tipo 2. Have a higher chance of hypertension. Ha un maggior rischio di ipertensione arteriosa. They have more nightmares and use more hypnotics. Hanno più incubi e tendono ad usare più farmaci per dormire. And this is the most important one, is the last one, which says, L'importante è l'ultima. so there is a lot of disease related to evening types, Ci sono un sacco di malattie collegate con l'essere persone della sera, but current data suggests that the night owls, so the evening types die younger than the early birds. ma ci sono anche degli studi, dati attuali, che suggeriscono che i gufi, cioè le persone della sera, tendono a morire più giovani di quelli del mattino, che sono le allodole, quindi il mattino. Yeah. So again, one of the rhythms of the night and day rhythms, and when it's going towards a certain direction, we see now, and we know now with all these studies, that this is more disease. E quindi abbiamo capito che c'è questo equilibrio della notte, del sonno e della veglia, e che quando questo equilibrio va verso uno squilibrio, verso una maggiore polarizzazione, ci sono più malattie e più rischi. Well, I just showed here, this is a table where it shows that if you look at some of the autonomic nervous system domains, you can see that problems in this area are always associated with too much is a plus or too little of one of the branches. In questa tabella vedete che le aree specifiche delle funzioni dell'organismo sono, quando c'è una patologia, sono associate a troppo in una colonna oppure troppo poco nell'altra.
So again, this is the result. If it's working too hard or too little, it's the result of too little regulation on the physiological level. E quindi quando una funzione lavora troppo o troppo poco, si ha uno squilibrio nelle funzioni del nostro livello organico. So we find self-regulation in the conscious part, meaningfulness, sense of coherence, all these kind of things, and we find it in the unconscious part of the organism. Self-regulation is in the center of becoming and staying healthy. E quindi abbiamo trovato l'autoregolazione nella parte conscia del nostro organismo, per esempio col senso di coerenza, col dare un significato, e poi abbiamo l'autoregolazione invece sul piano dell'organismo inconscio, della corporeità, e questo concetto di autoregolazione è la base fondamentale del nostro rimanere sani e diventare sani. Just a difficult part, which is ontology, epistemology and methodology. Adesso occorre affrontare una parte più difficile che riguarda l'ontologia, l'epistemologia e la metodologia. This is one of the basic issues in science. Questo è uno dei temi di base, dei temi fondamentali nella scienza. It's about the question, ontology is about what is the world made of? Do we only have matter or is there more than matter? Like for example we think in anthroposophic medicine, in homeopathy or in biodynamic agriculture. L'ontologia ha a che fare con l'essere, esiste soltanto la realtà materiale o esiste una realtà più complessa come pensiamo per esempio quando si affronta la medicina antroposofica, l'omeopatia o l'agricoltura biodinamica? And if you think that there is more than matter, you have theories that tell you something about these other levels of the human being or the plants or the animals. E se si pensa che il mondo non sia fatto solo di materia, ci vogliono poi delle teorie, ci sono delle teorie che descrivono gli altri livelli, per esempio in relazione all'uomo, in relazione alle piante o agli animali. And if you think differently about human beings, you also, and about, for example, health and disease, you come to methodology. What are you going to do? You will act differently. E se si pensa diversamente in questo modo l'essere umano, la salute e la malattia, si deve andare verso una metodologia per capire che cosa è necessario in maniera diversa. So I go here. And this is one of my latest studies in which I looked at what do we know about what is called whole medical systems. E questo è uno dei suoi campi di lavoro attuali, quali sono i concetti, che cosa si sa adesso dei sistemi medici complessivi. And whole medical systems are ways of thinking about health and disease which is developed next to conventional medicine. E questi sistemi medici complessivi sono dei sistemi che descrivono salute e malattia e sono dei sistemi a lato della medicina convenzionale. And examples of whole medical systems are traditional Chinese medicine, Ayurvedic medicine, anthroposophic medicine, homeopathy. E per esempio dei sistemi medici sono la medicina ayurvedica, la medicina tradizionale cinese, l'omeopatia, la medicina antroposofica. So I looked in the literature, how do they describe health and disease? Can we find some characteristics that you find everywhere? E quindi ha guardato di nuovo, ha esaminato la letteratura, ha cercato di vedere le diverse caratteristiche per vedere se ci sono degli elementi comuni a questi sistemi per definirli. So in thinking in whole medical systems about what is the whole of the organism, what is the whole of the human being, you find self-organization again. E quindi di nuovo se si affronta il concetto di intero nel senso di globale, si trova di nuovo questo aspetto dell'auto-organizzazione, auto-organizzazione. And in thinking about health in whole medical systems, you find that it's the result of an organism activity. It's about wholeness and balance, and it's about re-establishing harmony between functions of body, soul and spirit. E se si guarda questo aspetto in relazione alla salute, si trova che i sistemi medici la considerano un risultato di un'attività dell'organismo che hanno a che fare col concetto di globalità, di intero e di equilibrio e con lo stabilire o stabilire l'armonia fra le funzioni del corpo, dell'anima e dello spirito. So again, what I told in the beginning,
what was 30 years ago like this, conventional medicine and complementary medicine thinking is now becoming here. These are exactly the same things which are now thought of in conventional medicine. So it's a very interesting time we live in. Ed è molto interessante questo aspetto perché, come dicevo all'inizio, 30 anni fa questi aspetti dei sistemi medici e la medicina convenzionale erano due aspetti completamente separati. Adesso su questo ovale rosa a destra della definizione di salute invece convergono, perché questa definizione la si trova comunemente anche nella medicina convenzionale. Let's talk a little bit about fighting disease and health promotion. Adesso vorrebbe parlare di combattere la malattia e promuovere la salute. Just what I told you in the beginning, I think health promotion if possible, fighting disease if necessary. La promozione della salute quando è possibile e combattere la malattia quando è necessario. And this is my PhD. Questa è la sua tesi di dottorato, il suo lavoro di dottorato. This is about how you treat hay fever with anthroposophic medicinal products. E il tema era come si cura la rinite allergica primaverile con i prodotti della medicina antroposofica. So the conventional way of thinking is that when you have hay fever, Il modo convenzionale di pensare è che quando si ha la rinite allergica there is too much histamine which is produced by the organism. troppa istamina viene prodotta dall'organismo. And there is a chronic reaction of the body to something which is coming in, a chronic disease reaction. E c'è una reazione cronica patologica a qualcosa che viene dall'esterno. And if you fight the disease, you stop the histamine production, and therefore we have antihistaminics, completely rational. E per combattere la malattia bisogna abbassare il livello di istamina e quindi ci sono gli antihistaminici, perfettamente razionale. But if we want to go a little bit further, we want to stop the whole reaction of the process, and that's when we need corticosteroids, the nasal spray for example. Ma se si vuole andare un po' più avanti, si vuole sopprimere la reazione allergica nella sua complessità e quindi ci sono i cortisonici, per esempio gli spray nasali che tanti usano. And the health promotion part, interestingly, we have one in conventional medicine also. E c'è anche una promozione della salute nella medicina convenzionale da questo punto di vista, It's called the desensitization. che è la desensibilizzazione. And for example, when you have a very specific grass you are allergic for, Per esempio, se ci sono delle allergie molto specifiche per alcune piante, you start with getting really small doses of this grass in your body. si inizia a dare delle dosi minime di queste piante al corpo. And nowadays they do it also underneath the tongue, sublingual it's called. Adesso si fa anche per via sublinguale. And like people who are anxious for spiders, E per esempio, come le persone che hanno paura dei ragni, you start with small stimulus and you make it bigger. si dà un piccolo stimolo e poi lo si fa sempre più grande. At the end you have to pet the spider. And then you're cured. Alla fine bisogna essere capaci di accarezzare il ragno, allora si è curati. And the interesting thing is that the anthroposophic medicine, which Steiner and Ita Wegman already said in their famous book, is about citrus and cydonia, which you find here. This is the citrus and here the cydonia. Ma Rudolf Steiner e Ita Wegman nel loro libro di medicina introdussero un altro rimedio fatto, che si chiama citrus cydonia, che è fatto di limone e cotogna. And I did a lot of studies in the laboratory, and also colleagues from me from the University of Freiburg did a lot of studies. E il dottor Baars ha fatto molti studi su questo in laboratorio, anche l'Università di Friburgo ne ha fatti. And what you see if you look in the organism, that there is again a disbalance in the immunology reactions. E se voi studiate l'organismo vedete che c'è di nuovo uno squilibrio fra le reazioni immunologiche. And you see that after treatment with citrus cydonia, there is becoming a normal regulation again. E vedete che dopo il trattamento con citrus cydonia si riottiene una regolazione normale. And also people have less or no hay fever symptoms again. E le persone hanno meno o nessun sintomo della rinite allergica alla fine del trattamento.
So of course, when you have hay fever and you are treated with cytosidonia and you go into the fields, you can use these kind of remedies. È possibile che le persone che hanno la rinite allergica vanno nei campi e usano il citroscidonia, ma è possibile che facciano anche ricorso ai rimedi convenzionali. Because otherwise you can't function there. Perché se no magari nei campi non possono lavorare. So, health promotion if possible and fighting disease if necessary. E quindi di nuovo promozione della salute se è possibile e combattere la malattia se è necessario. Another one is an example of my field of expertise where I had chronically traumatized patients. E un altro esempio viene dal suo ambito di esperienza, di specializzazione, che sono i pazienti con traumi cronici. You see again, many patients are really disorganized and are very anxious, are very depressed, want to kill themselves, are fleeing. We have had patients who are driving in their cars all night because of the stress regulation. Questi pazienti possono avere un'altissima disorganizzazione, essere molto depressi, essere angosciati, addirittura alcuni scappano, ne ripescavano qualcuno che guidava a lungo nella notte perché questo aveva a che fare con la regolazione dello stress. So you help them then by giving antidepressants or giving anxiolytica against anxiety, or you make contracts with them that they don't kill themselves. Un'altra istanza è anche quella suicida, per cui all'inizio si può concordare con loro di usare anche dei farmaci antidepressivi o dei farmaci contro l'ansia e anche fare dei contratti facendo un accordo perché non si uccidano. So what you do is that you help them from outside to make it possible to become a learning person again. E quindi li si aiuta dall'esterno per fare in modo che sia possibile che diventino di nuovo delle persone in grado di imparare. And within this context, you help them to develop skills, self-regulation skills. E all'interno di questo contesto li si aiuta a sviluppare dei talenti di autoregolazione. For example, we did a lot with art therapy, which was beautiful. Per esempio, facevano moltissimo con la terapia artistica e questo era bello. People learned again to look at nature, what was going on outside, because they had no clue and they had to draw things and they had to feel things, etc., etc. Le persone ricominciavano per esempio ad osservare la natura, il mondo che avevano intorno, a cui non avevano più accesso, non ne avevano nessuna idea e potevano mettere sulla carta, eccetera. And you learn them, for example, that alcohol or drugs or driving in a car all night, of course, regulates your stress, but it's not a good way. E allo stesso modo il fatto di bere, il fatto di drogarsi, il fatto di guidare tutta la notte poteva effettivamente regolare l'ansia, ma non era un buon modo. And so you help them to develop all these skills they might not have been developing because of their traumatizing childhood. E quindi si insegnava loro a sviluppare tutti questi talenti che forse non erano stati sviluppati a causa della loro infanzia traumatica. So at the end of this phase, which is called the stabilization and symptom reduction phase, E quindi la prima fase è chiamata quella della stabilizzazione e della riduzione dei sintomi. people have developed enough self-regulation skills Alla fine di questo poi le persone avevano sviluppato abbastanza talenti di autoregolazione to go to the next phase, which is treatment of the traumatic memories, to look what it has happened with them when they were traumatized. per andare verso la seconda fase del lavoro terapeutico, che era il poter prendere in considerazione gli eventi traumatici, il guardare indietro e lavorarli. But only these people who have developed this are able to go to the next phase. Ma solo le persone che hanno sviluppato questi talenti sono in grado di andare alla fase successiva. Here, just from, there's a lot on this topic, on mindfulness and meditation research. Questo è un altro argomento in cui c'è moltissima letteratura ed è la ricerca su mindfulness e meditazione. And here is about a review, so all the literature they found on mindfulness and depressions which were coming back. Questa è una revisione sistematica di tutto quello che c'è sulla mindfulness e la depressione ricorrente.
So it says the current evidence base for mindfulness-based cognitive therapy is strongest for its application as a prophylactic intervention or for residual depressive symptoms, with early data suggesting additional indications outside mood disorder. Questa revisione sistematica afferma, quindi le sue conclusioni sono che l'evidenza attuale, quindi la scienza attuale per i trattamenti basati sulla mindfulness è maggiormente forte per la sua applicazione come intervento profilattico, preventivo, oppure per i sintomi depressivi residui, e i primi dati suggeriscono che ci sono anche delle indicazioni aggiuntive a parte i disturbi dell'umore. And as you might know, mindfulness is all about being able to focus your attention on whatever is coming in your minds. E la mindfulness ha a che fare con il concentrare la propria attenzione su tutto quello che accade nella mente. And being open and non-judgmental, so it's there. You don't get stressed, you don't want to get away, but it's just there and you are able to be with it. Ed essere aperti, non giudicare, ma essere semplicemente con questo contenuto, essere capaci di non agitarsi e di restare con esso. Also with chronic pain, current acceptance and mindfulness-based interventions, while not superior to traditional cognitive behavioral treatments, can be good alternatives. E un'altra revisione riguarda invece il dolore cronico. Anche qui la conclusione è che gli interventi basati sulla mindfulness non erano superiori agli interventi comportamentali, ma che possono essere delle buone alternative. Let's go a little bit. Art therapy. Arte e terapia. So, studies indicate a reduction of depression and fatigue levels in cancer patients on chemotherapy. Rispetto alla terapia artistica ci sono degli studi che indicano una riduzione della depressione e dei livelli di fatigue, cioè di stanchezza cronica, nei pazienti oncologici durante la chemioterapia. Art therapy strengthens positive feelings, alleviates distress, and helps individuals to clarify existence questions for adult bone marrow transplant patients. Un altro studio riguarda i pazienti adulti sottoposti a un trapianto di midollo, in cui l'arte terapia rafforza sentimenti positivi, allevia il disagio e aiuta gli individui a rendere chiare, a chiarificare le questioni esistenziali. Let's go there. Let's look a little bit at the mistle, because it's such a beautiful medicinal product. E vorrei guardare un attimo ai preparati di vischio, perché sono dei bellissimi prodotti medicinali. So again, we used to think about cancer that it was a problem of the DNA, it was a problem of the cell. Eravamo abituati a pensare il cancro come un problema del DNA, un problema della cellula. Nowadays, the conventional scientists say that's wrong. Cancer is a problem of the whole organism. Oggi gli scienziati convenzionali dicono questo è sbagliato, il cancro è un problema di tutto l'organismo, dell'organismo intero. And now we know that spontaneous regression, less cancer or completely no cancer, can be achieved by spontaneous infections with fever. E abbiamo sentito prima che si possono avere delle regressioni parziali, spontanee o complete con delle malattie infettive spontanee. So this is a study of one of my colleagues, Wilfried Tröger. Questo è uno studio di un collega, Wilfried Tröger, And it's about pancreatic cancer. e riguarda il tumore del pancreas. And pancreatic cancer are these typical cancer patients which have no skin anymore, which are really meager, which can't do anything anymore. It's a terrible thing to look at often. E i pazienti con tumore del pancreas sono impressionanti perché sono magrissimi, sfiniti, praticamente come se non avessero pelle, e fa molta pena guardarli. So the idea about is that you help with these medicinal products enforce this feverish reaction so that the organism can get grip of the problem there. E l'obiettivo di questa terapia, di questo farmaco, è quello di permettere all'organismo di affrontare e di prendere di nuovo in mano l'organismo.
spingendo una reazione febbrile. So they had Fiscum album therapy, which is Iscador, and they had a control group, which is just how you do conventional science, randomized trial, 2 groups, etc. E in questo studio si erano osservati pazienti che assumevano questo farmaco con il nome Iscador, il prodotto di rischio, e un altro gruppo che non faceva nessun'altra terapia. E questo è il modo convenzionale di fare uno studio considerato serio, cioè uno studio randomizzato controllato sui 2 gruppi. And if these patients had nausea or they had emesis, they received the best supportive care. So everybody was treated in the best way. The only difference was a Fiscum album or not. E se questi pazienti avevano dei sintomi, per esempio nausea e vomito, venivano trattati in maniera pertinente. Questa viene chiamata la migliore terapia di supporto. Tutti i pazienti ricevevano quello di cui aveva bisogno, l'unica differenza era il gruppo con la terapia che aggiungeva il rischio. So this is a flow chart. When you publish your results, you have to do it like this. So there were 238 patients, a few excluded, and then 220 were randomized at random to one of the groups allocated. Questo è un diagramma di flusso, cioè cosa è successo nel tempo all'interno dello studio e il modo in cui è necessario pubblicare i dati. Quindi c'erano quelli che erano stati scelti, quelli esclusi perché non rispondevano ai criteri, quelli che venivano sorteggiati in un gruppo o nell'altro e poi l'andamento dei 2 gruppi. So there are large groups and it looks very good, like this. Sono dei gruppi grandi, 110 pazienti ciascuno, ed è uno studio fatto molto bene. And here you see the mortality rates. E qua si vede il tasso di mortalità. Overall survival of all patients. La mortalità complessiva di tutti i pazienti. And you see here, this is the treatment with Fiscum album, that from very early on the patients live longer. Quella sopra, la curva nera, è la curva dei pazienti che avevano ricevuto anche i preparati rischio e vedete che dopo breve tempo ne sopravvivono molti di più che in quelli di sotto. So overall about 2.1 months longer live. E più o meno la vita di questo gruppo era in media 2 mesi,1 più lunga. And this is about all the things which is about the quality of life for these people. E questi sono tutti gli aspetti, alcuni di tutti gli aspetti che riguardano la qualità della vita delle persone. And you see here that again the Fiscum album, the quality of life during the treatment is going up. E vedete di nuovo la curva in alto dei pazienti trattati con il rischio, vedete che la loro qualità di vita aumenta nel tempo. Whereas the other group is going down. Mentre nell'altro gruppo di controllo scende, decade. And here again the fatigue, less fatigue, or more fatigue in the control group and less fatigue in the treatment group. E per quello che è la fatigue, cioè la stanchezza cronica, nel gruppo trattato ce n'è sempre meno, mentre nel gruppo di controllo ce n'è sempre di più. The same for pain. La stessa cosa per il dolore. And you see it here also in the consumption of pain medication. In the control group there is much more strong medication, 95 versus 19, than in the treatment group. E questo lo si vede anche dal consumo di farmaci antidolorifici. Vedete che nel gruppo di controllo c'è un uso molto maggiore e soprattutto una percentuale, una necessità molto maggiore di antidolorifici forti, mentre nel gruppo trattato molto meno e con un maggiore uso di antidolorifici più delicati, più blandi. So the loss of appetite, not wanting to eat anymore, also becoming better. And body weight is becoming better. Altri 2 aspetti molto importanti per questi pazienti sono che diminuisce la perdita di appetito, migliora nei pazienti trattati con il gruppo di rischio e aumenta anche il peso corporeo. And looking, I'm not going through all of them, but all aspects of quality of life are improving through this treatment for this very diseased group of people. E non andrà in ciascun sintomo nel dettaglio, ma se li si vede tutti insieme si vede che tutti sono andati molto meglio nel gruppo dei pazienti trattati anche con il rischio. So fatigue, nausea, emaciation and pain were among the highest score as baseline. E i punteggi più alti di miglioramento rispetto al punto di partenza erano soprattutto per la fatigue, la stanchezza, per nausea, vomito e dolore. And they were clinically relevant
improvement in the mistletoe group. E che nel gruppo trattato anche con Vischio c'erano dei miglioramenti rilevanti e significativi sul piano clinico. So, the mistletoe therapy increases the survival time, reduces the disease-related symptoms, increases quality of life, had no side effects, and therefore, because there is no other treatment for these patients, might become a second line therapy for this group. E le conclusioni di questo studio sono che la terapia con i preparati di Vischio allunga la sopravvivenza, riduce i sintomi correlati alla malattia, migliora la qualità di vita, non ha effetti collaterali, e la seconda conclusione è che, dato che non ci sono delle reali seconde linee di terapia per questi pazienti, che potrebbe diventare una nuova terapia di seconda linea. Scusi, era quella di ricordarsi che il Vischio fa venire la febbre, un trattamento di temperatura più elevata. Così ha detto, ecco, sì. sì, dico, mi Sì, ricordo. sì, sì, spinge nella direzione della febbre, ha detto. Però facendo il Vischio non fa la chemio, o no? She asked if the patients were on chemotherapy or not. All patients were treated just the way they should be treated. So if they received chemo, they received chemo. Yeah. Tutti i pazienti erano trattati a seconda di come era necessario trattarli in quel momento, quindi alcuni avevano la chemioterapia, altri no. I didn't bring slides, but there is a group now in Berlin which have developed what is called the network oncology. Non ha portato le diapositive, ma c'è un gruppo che ha sede a Berlino e che è stato sviluppato e che si chiama Network Oncology, la rete oncologica. And the aim is to follow all cancer patients in Europe who have been treated anthroposophically. E l'obiettivo è quello di seguire tutti i pazienti in Europa che sono stati trattati, con pazienti con cancro che sono stati trattati con la medicina antroposofica. And now they already have 20,000 patients in their documentation system. Al momento hanno 20.000 pazienti, hanno raggiunto 20.000 pazienti nel loro sistema di documentazione. And then they can give answers to, is it working with chemotherapy or without therapy? Is there a difference like that? E quindi possono rispondere a questa domanda: funziona senza la chemioterapia, funziona con la chemioterapia e così via. Okay, so that's for later. So, we talked also about costs. Abbiamo anche parlato dei costi. And so one of the issues of trying to bring in more health promotion in healthcare is that the costs would go down. Una delle istanze per andare sempre di più verso la promozione della salute e la prevenzione sono anche i costi della salute. So I did a study with my colleague Peter Koreman, who is a professor in healthcare economics at the Tilburg University. Erik Baars ha fatto uno studio insieme al collega Peter Koreman, che era uno studioso di economia sanitaria, in un'università di dove? Where? Tilburg. Tilburg, l'università di Tilburg. And it's a funny story because we received data from a Dutch insurer. È una storia buffa perché hanno ricevuto i dati da una delle assicurazioni olandese. And we asked for a sample, just a small group of patients. E noi avevamo chiesto un campione, un piccolo gruppo di pazienti. And we received all of them, 1.5 million. Ma gli hanno dato tutti i dati, quindi 1,5 milioni di dati. So people who have worked with Excel schedules, 1.5 million injuries, 6 years, costs of general practitioner, hospital, pharmaceutical care, paramedic care, covered by supplementary insurance, and healthcare costs in the early years of life. These were a huge database. It was enormous. Se qualcuno di voi ha lavorato con le schede di Excel, si rende conto di che cosa può voler dire mettere in piedi questo enorme database con 1,5 milioni di persone, 6 anni di osservazione e tutte le diverse categorie economiche, quindi la cura del medico di base, la cura in ospedale, il trattamento farmaceutico, quello paramedico, quella coperta dalle assicurazioni supplementari e i costi sanitari nell'ultimo anno di vita. And what we wanted to know was, is there a difference in costs of patients from general practitioners without complementary medicine or with complementary medicine? E quello che volevano osservare era se ci fosse una differenza nella spesa sanitaria dei pazienti dei medici di base che praticavano anche le medicine complementari e quelli che non lo facevano. Because the idea is that if
in complementary medicine, they work on health promotion. This might lead to less costs. E l'idea di base, il loro motivo di base è che se un medico generalista lavora anche con la medicina complementare sulla promozione della salute, la spesa sanitaria dovrebbe essere inferiore. Questa è la loro ipotesi. And here are the results. E qui ci sono i risultati. We found that per patient, for each patient, the costs were €225 less for patients from complementary medicine per year. E hanno scoperto, hanno individuato che per tutte le età, quindi per la somma dei pazienti, il costo annuale della spesa sanitaria era €225 meno per paziente all'anno. And this was for the compulsory insurance costs. Questo riguardava i costi della salute obbligatoria, della polizza obbligatoria, dell'assicurazione obbligatoria. And from the supplementary insurance costs, so people can choose for a supplementary insurance, it was €33 higher. E invece per i pazienti che sceglievano anche di avere un supplemento di assicurazione, i costi erano €33 all'anno per paziente più alti. So overall, €192 less per patient per year. Quindi la somma €192 di meno per paziente per anno nella spesa sanitaria. And this comes from less costs going to a hospital. E questo viene da un abbassamento delle spese per i ricoveri ospedalieri And less conventional pharmaceutic medicines. e da un minor costo, una minore spesa per farmaci convenzionali. And we just calculated if this would be applied in the Netherlands, it will give the government, for example, 3.3 to 4 billion euros each year. E se così fosse, se fosse applicato in tutta l'Olanda, ogni anno il governo risparmierebbe how much? 3 to 4 billion euros each Da year. 3 a 4 miliardi di euro all'anno. And the last year of life, which is the most expensive year of life, E nell'ultimo anno di vita, che è l'anno di vita più costoso, was 1161 euros per person less, 1.161 euro meno a persona per anno. which totally comes from less hospital costs. E praticamente quasi tutto veniva dalla diminuzione del costo ospedaliero. Thank you.